Ciao a tutti, io sono Riccardo Oliva, benvenuti in questo videocorso. Oggi tratterò molti argomenti che riguardano l'improvvisazione. Non tratterò uno strumento in particolare, oggi mi ritrovo col mio strumento principale che è il basso e la tastiera che adoro e spiegherò poi perché ho questi due strumenti. E il corso comunque è rivolto a principianti, comunque anche a livello un po' intermedio. Non tratterò robe troppo complesse, insomma sarà più, appunto il videocorso si chiama The Trickster perché, per un motivo, perché parlerò di trick, come mi piace chiamarli, che sono semplicemente dei modi che almeno funzionano, che uso spesso, che funzionano con me, per quanto riguarda una, come dire, una visione un po' più semplice di molte cose che magari si imparano a scuola oppure si imparano comunque anche in altri videocorsi, appunto, insomma, che magari possono aiutare ognuno di voi a trovare una vostra, poi un vostro trick, una vostra strada verso comunque quello che è il mondo dell'improvvisazione, il mondo dell'accompagnamento, perché comunque l'accompagnamento è sempre un'improvvisazione, non va dimenticato, e insomma comunque trovare appunto la propria strada con il proprio gusto. Quindi qui comunque ovviamente sentirete magari delle basi che ho portato, suonerò, ovviamente quello sarà il mio gusto. Invito tutti comunque sì, magari a studiare anche magari qualche cosa che faccio, le scale che tratterò, parlerò solo di scale magari pentatoniche maggiori, ovviamente relativa a minore, quindi comunque insomma delle robe abbastanza non troppo avanzate, però non invito insomma a, come dire, non trascrivere, ma comunque nel senso copiare poi le mie robe nelle vostre improvvisazioni, cioè magari studiate queste robe qui, ma cercate sempre di trovare attraverso quelle robe che spiegherò il vostro gusto, la vostra strada, le vostre, insomma, le cose che preferite. Mi trovo oggi con due strumenti perché credo che è una cosa che viene detta sempre, che il pianoforte è lo strumento più completo, lo strumento che per qualche motivo mistico riesce a far vedere le robe meglio. Non lo so in realtà, però sono qui con questi due strumenti perché letteralmente sono due strumenti che hanno la disposizione delle note diversa e letteralmente mi forzano a pensare a qualcos'altro che non sia memoria muscolare o le forme. Magari noi siamo abituati, da bassista sono abituato a delle forme, sulla tastiera chitarristi, anche pianisti, tastieristi. Per quanto riguarda ovviamente cantanti che non hanno uno strumento, diciamo, fisico con dei tasti, ma hanno comunque più una memoria più melodica, insomma. E diciamo che secondo me avere un approccio al piano, come può essere magari la chitarra, per me è stato, per me è stato la tastiera, il pianoforte, mi ha aiutato a uscire fuori da quelli che erano degli schemi, no, che trovavo sul mio strumento e a pensare più in maniera mh, melodica, cioè a suonare quello che veramente volevo sentire, non quello che le mani mi dicevano di suonare. Che sembra una frase, come dire, sembra una di quelle frasi che tutti dicono e che dovremmo fare così, ma in realtà è veramente importante e lo spiegherò nei prossimi, durante i prossimi capitoli. Quindi suonerò sia il basso, suonerò la tastiera sulle stesse basi, vi spiegherò insomma come appunto cambio il modo di vedere lo strumento, cambia il modo, ovviamente il fraseggio, perché insomma lo strumento è letteralmente diverso, ma le cose che cerco, le cose che voglio ottenere, riesco bene o male comunque a ottenerle in tutti gli strumenti e questo appunto perché cercherò di insegnare in questo videocorso il modo in cui ho allenato l'orecchio e, e il modo e cosa significa letteralmente utilizzare l'orecchio per improvvisare, perché questa cosa è molto confusa. E certe volte viene affrontato l'argomento in modo molto confuso e magari si va sulla teoria, su degli esercizi, sui libri, insomma. Non che i libri non siano importanti, ma siccome comunque tutti abbiamo un po' studiato sui libri, oggi voglio trattare una parte che sui libri magari
al 95% delle volte manca, insomma una parte che comunque non si trova, che mi ha aiutato e mi aiuta ogni giorno durante concerti, durante magari le sessioni di produzione a casa o per altre persone, mi aiuta veramente ad accelerare il processo e a trovare una strada molto più interessante dal punto di vista musicale, melodico, armonico e tutto il resto. In questo videocorso tratterò roba non troppo avanzata, in modo tale che comunque, bene o male, tutti quelli che hanno un'infarinatura di quello che è la base, insomma, le scale maggiori, comunque le pentatoniche, diciamo, studiare questo videocorso e apprendere, insomma, tutto quello che spiegherò. Appunto, tratterò comunque la scala maggiore, i suoi modi, anche se mi focalizzerò principalmente su quelli che ritengo più importanti e spiegherò anche il perché. Non ci sono modi più o meno importanti, ma comunque modi che mi ritrovo ad utilizzare più spesso durante le improvvisazioni, durante appunto accompagnamento, che è sempre un'improvvisazione. E scale pentatoniche, ovviamente con l'aggiunta della Blue Note, che beh, insomma passaggio cromatico tra il quarto e il quinto grado. Spiegherò comunque brevemente ogni volta, magari le prime volte che tratterò sia della scala maggiore che la pentatonica, rispiegherò brevemente, farò sentire un attimino come suona la scala, per poi comunque insomma approfondire l'argomento. Quindi spero che insomma non voglio parlare troppo in questa introduzione, quindi direi di partire con il primo capitolo.